Oggi, dopo tutto questo tempaccio, vado a fare una passeggiata per scoprire che segni l'acqua ci ha lasciato, fortunatamente positivi. Sono Roberto Carlone e mi piace fare video e raccontare tutta questa esperienza di questi ultimi tempi, perché ci siamo trasferiti in montagna. Come dicevo prima, oggi vado a fare una passeggiata proprio per scoprire quello che ci ha scoperto il brutto tempo, che fortunatamente per noi è stato decisamente, ma ancora, come dire, clemente. Ma il nostro pensiero va ovviamente a tutti i disastri e a tutte le nostre responsabilità che purtroppo non vorremmo avere. Ho una grande fortuna, quella di uscire di casa e ritrovarmi nel bosco. Fortuna sì, probabilmente anche capacità nel cogliere questo attimo e dire finalmente questa è la casa giusta per quello che volevo fare. Direi quindi a questo punto di scoprirlo questo bosco e di andare a vedere quello che succede. Quest'oggi vi porto in mezzo al bosco. Vedremo un poco quali sorprese, splendide sorprese, ci può riservare. È piovuto tantissimo in questi giorni, quindi andrò a fare una passeggiata soprattutto alla ricerca di quello che può essere il gioco dell'umidità, dell'acqua, dei riflessi, di quello che ci circonda, delle tracce che hanno lasciato, fortunatamente buone, grazie alla pioggia. La prima cosa che viene da fare sicuramente è quella di guardare verso il cielo, le nuvole che stanno viaggiando veloci, per cercare di individuare se il maltempo se n'è andato e vedere un poco qualche scorcio di cielo, che fa sempre piacere. L'altra cosa è anche quella di guardarsi alle spalle per guardare il bosco, in che stato è. Ma un'altra cosa che succede soprattutto quando si cammina e di cui non ci si rende conto delle enormi e grandissime possibilità è quello di guardare in terra e vedere delle forme, vedere dei segni, cercare di quasi di organizzare, di capire quello che sta sotto di noi e ci sostiene, per vedere un poco la poesia, per vedere un poco qualche forma strana, per cercare di organizzare un poco quello che sta anche ai nostri piedi. Il rilucere delle foglie che sono in terra, che fanno un contrasto molto molto forte con quello che è il colore stesso della terra, che è umida, che è bagnata, quindi scura scura. E quindi si crea un gioco di contrasti veramente bello, piacevole e interessante, stimolante oserei dire, quasi da camminare sempre tenendo gli occhi in terra. A volte, come dicevo prima, si scoprono dei segni, come se fosse qualche cosa che ci vuole suggerire altre cose, che ci vuole parlare. O forse semplicemente vogliamo dare una sorta di ordine e andare a scegliere una piccola porzione che sia gradevole all'occhio, che sia piacevole da comunicare, che trasmetta quello che è il senso di quasi di intimità che chiama la pioggia, anzi il dopo pioggia.
Chissà perché a volte succede che non si sa per quale motivo, forse per un rumore o per un'attenzione maggiore dovuta anche ai nostri sensi, che ci rendiamo conto che alle nostre spalle c'è qualcosa di molto interessante. Mi chiedo sempre chissà perché a volte le fotografie che vengono meglio non sono quelle che stanno di fronte a noi, ma ci stanno a fianco o addirittura ancora dietro, alle spalle. Chissà perché, non lo so, ma basta voltarsi all'improvviso come se ci fosse qualcuno quasi che ci chiama, ci voltiamo e scopriamo che alle nostre spalle c'è qualcosa di veramente interessante, di piacevole e di fotografabile soprattutto. Si cerca come di dare un ordine a quello che ci circonda e di cercare una composizione, perché è così che si chiama, di qualcosa che dia gradevolezza, che scopra delle piccole cose che a volte ritornano, come dei rimandi. Si cerca di costruire poco a poco qualche cosa che sia, quello che si dice, come dicevo prima, gradevole. E si scopre che queste cose ce le offre la natura, quello che ci circonda, le persone. E si cerca di quasi di voler trovare una sorta del nostro posto giusto al loro posto giusto. È un discorso proprio di attenzione, di reciproca intesa. Loro sono ferme e noi andiamo a cercare quello che gli dà armonia, gradevolezza e piacevolezza. Al mio fianco c'è un paesaggio bellissimo, un piccolo paese che sta proprio da questo lato. Ora ve lo faccio vedere. Come dicevo prima, tutto quello che è intorno a noi ci chiama, tutto quello che noi vogliamo e possiamo fotografare molto spesso è veramente non solo lontano da noi, ma anche non è proprio così davanti ai nostri occhi. Quindi bisogna sempre guardarsi intorno e godere di quello che incrociamo, quello che incrociano i nostri occhi. Ora ve lo faccio vedere. Anche se la giornata non è proprio così bella, ma si sa, quello che cercavamo era quello che resta di tutta l'acqua che è passata in questi giorni. E quindi non è così bello, i contrasti non sono così forti. Però quello che forse conta di più in questi casi non sono tanto le fotografie, ma poter passeggiare in mezzo alla natura e sentire tutti questi cambiamenti. L'acqua è una meraviglia, ci dona la vita, ci permette di vivere, ma anche a volte porta la distruzione, l'arrabbiatura, porta la morte anche in alcuni casi. Io oggi quello che voglio fare è un poco per recuperare tutti i disastri che ci sono stati, è quello di andare a fare una passeggiata in una zona che fortunatamente non è stata così martoriata della Toscana. Quindi con voi vado a scoprire tutto quello che c'è di bello, tutto quello che c'è di salvifico, tutto quello che c'è di quasi santificante nell'acqua.
dopo tutti i disastri che ha fatto, perché l'acqua è importante e sappiamo cosa dobbiamo fare. Mi piace ascoltare il vento, mi piace guardare l'acqua scorrere, mi piace stare con voi, spero anche voi nei miei confronti. Mi piace soprattutto guardare lontano, guardare profondo, guardare più in là. A volte quando si è immersi in una situazione bisogna sempre prendere le distanze, allontanarsi, per poter vedere quello che ci circonda e dove eravamo. La fotografia è un esercizio del passato, lo sappiamo, ma anche scattare è un esercizio del passato. Essere immersi in una situazione vuol dire anche allontanarsi per poter vedere da fuori e scoprire quello che un poco gli occhi non hanno guardato, ma hanno visto. Adesso esco, potrete vedere quello che inquadrava la telecamera e la foto che sono riuscito a tirarne fuori. Sono ormai 5 mesi che ci siamo trasferiti in montagna. Veramente ormai è cambiato proprio tutto, tantissimo. Quasi ci crea un poco di ansia l'idea di ritornare in città. E per ora ci vogliamo proprio godere tutto questo cambiamento delle stagioni, anche violento. Come dicevo nei video scorsi, quello che abbiamo fatto, il riscaldamento, è un riscaldamento col termocamino a legna, quindi stiamo facendo anche questa piccola avventura molto, molto speciale. Per ora abbiamo scoperto che la casa è in pietra, quindi mantiene tantissimo, molto molto bene il calore con questi primi freddi, che qua sono già abbastanza accentuati perché siamo intorno ai 5-6 gradi la notte. Quindi ci stiamo anche appassionando ed è fantastico vedere che il fuoco che si usa per fare il camino, quindi più delle volte che si considera come una questione estetica, diventa anche un fattore di riscaldamento che non è soltanto in prossimità, cioè quando si è vicino con le manine per scaldarsi, ma riesce a scaldare un'intera piccola casa. E questo è un sorprendente per me, è una cosa che mi dà entusiasmo, che mi dice che è possibile riuscire a inventarsi un modo, cioè non inventarsi perché non l'abbiamo inventato noi ne stiamo usufruendo, però inventarsi un modo per poter vivere in grande e splendida tranquillità. Questo ci sta veramente trasformando a poco e ci sta dando un entusiasmo grandioso. Come sapete, alcuni di voi hanno visto i video passati. Stiamo anche costruendo poco per volta un piccolo orto, un orto invernale per ora, e quindi porri, cavoli, cavolfiori li abbiamo piantati e stiamo aspettando. Secondo me è questione di giorni, il cavolo nero, quindi verranno dei minestroni meravigliosi. E questo, anche questo, dà una grandissima soddisfazione, perché permette con la propria fatica, la propria attenzione, la propria pazienza soprattutto, riesce proprio a farti diventare una parte importante della tua vita. Ovviamente lo sappiamo già, che la parte più importante siamo noi e tutto quello che ci circonda, le altre persone, l'ambiente, il paesaggio, il panorama, la natura soprattutto. E questo è veramente un'esperienza fantastica. Vorrei riuscire a comunicarvi tutto il mio entusiasmo per queste semplicissime cose che ci circondano, per questo semplice coraggio che ci è voluto, molto, molto quasi una cosa rapida, veloce e immediata. E sta funzionando. Questo è meraviglioso. Quella di oggi è stata una breve passeggiata, ma per me molto intensa, anche perché significava qualche cosa di importante dopo questi giorni di bruttissimo tempo. E sentire che tutto intorno erano successi disastri, veramente è stato molto difficile restare chiusi in casa attendendo le notizie degli amici. Ma oggi finalmente, come dicevo prima, abbiamo trovato il coraggio di andare a fare una piccola passeggiata.
Quello che vi voglio lasciare è un messaggio, è una esortazione. Andate a vedere soprattutto i video passati e guardate ovviamente se vi è piaciuto questo anche i video futuri, perché se restiamo in contatto attraverso la newsletter robertocarlone.it/newsletter, e lì vi potete iscrivere, ma trovate anche tutto quanto in descrizione nei video, possiamo restare in contatto, perché io vi mando ogni tanto, non sono così puntuale, ma quando ho veramente qualche cosa di importante da dirvi, soprattutto sulle uscite di nuovi video o di nuove passeggiate. Quindi iscrivetevi e riceverete tutto quanto. robertocarlone.it newsletter. Se volete fare una cosa importante, per me è molto importante ovviamente, quello che sto lanciando in questi giorni è che sta cominciando a crescere il freddo, è quello di fare una donazione per regalarmi un poco di legna. Non che ne abbia bisogno, ma è per sostenere tutto quanto il lavoro che sto facendo, il tempo che sto impiegando per fare queste bellissime passeggiate. Quindi potete andare sulla piattaforma Tipeee che sostiene tutta la mia attività e trovate su Sostieni Roberto, per l'esattezza bit.ly/Sostieni Roberto. Lì trovate tutto quanto per fare questa donazione, per sostenere questo canale che sta andando sempre più avanti e di cui io sono veramente contento. Quindi vi dico, lasciate un segnale e anche se avete qualche commento da fare, ovviamente ve ne sarò grato, perché questo aiuta sempre a migliorare tutto il mio lavoro. Ci vediamo prestissimo, non dimenticate questo canale, non dimenticatemi, guardate tutto quello che c'è anche indietro. Vi aspetto per i futuri. Ciao, grazie, un bacio.